Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero. Oggi faremo una bellissima conversazione italiana su un tema che amo molto, i sogni e gli obiettivi. Imparare l'italiano è un obiettivo fantastico, vero Luca? Assolutamente sì, Marta. Benvenuti a tutti in questa nostra Italian Listening Practice. Se volete davvero migliorare e imparare a parlare italiano, siete nel posto giusto. Oggi useremo un vocabolario italiano molto utile per parlare del futuro. Esatto, ma prima di iniziare con i nostri dialoghi in italiano, abbiamo una piccola richiesta. Se vi piace questo Italian Podcast e volete aiutarci a crescere, iscrivetevi al canale, è fondamentale per noi. Mettete un like e lasciate un commento. Ci aiuta tantissimo a far conoscere Italiano Vero a chi vuole imparare l'italiano come voi. Proprio così. E ricordate che nei commenti trovate il link per scaricare il PDF dell'episodio. Contiene tutti gli schemi, i riassunti e la spiegazione della lezione di oggi. È perfetto per chi è a livello Italian A1 o A2 e vuole studiare con calma. Allora Luca, iniziamo. Siamo a metà aprile, un periodo perfetto per fare il punto della situazione. Io ultimamente sto pensando molto ai miei obiettivi. Tu ne hai qualcuno di speciale per quest'anno? Sì, Marta, in realtà ne ho diversi. Il mio obiettivo principale è migliorare la mia salute. Voglio fare più sport e mangiare meglio. Spero di riuscire a correre una maratona entro la fine dell'anno. E tu? Che bello! Una maratona è un grande traguardo. Io invece ho una speranza diversa. Vorrei finalmente imparare a suonare il pianoforte. È un desiderio che ho da quando ero bambina, ma non ho mai avuto tempo. Ah, il pianoforte! Che meraviglia! Ma come pensi di fare? Hai già cercato un insegnante o vuoi imparare da sola con dei video? Penso di iniziare con un corso online per i primi mesi, per capire le basi. Poi, se vedo che mi piace davvero, cercherò un maestro privato. La cosa più importante per me è la costanza. Vorrei dedicarci almeno 20 minuti ogni giorno. Hai ragione. La costanza è il segreto per tutto, anche per chi sta ascoltando questo Italian Lesson. Ascoltare un po' di italiano ogni giorno è il modo migliore per imparare l'italiano. Ma dimmi, Marta, non hai paura che sia troppo difficile? Un po' sì. A volte guardo gli spartiti e mi sembrano geroglifici. Però, sai cosa dicono? Chi ben comincia è a metà dell'opera. L'importante è avere un obiettivo chiaro e non arrendersi alle prime difficoltà. Verissimo. Io con la corsa ho lo stesso problema. Spesso la mattina ho sonno e non vorrei uscire, ma poi penso al mio obiettivo e trovo la forza. È tutta una questione di motivazione. Tu cosa fai quando perdi la motivazione? Di solito cerco di ricordare a me stessa perché ho iniziato. Penso alla sensazione di suonare la mia canzone preferita. Questo mi aiuta a continuare. E poi mi piace festeggiare i piccoli successi. Per esempio, quando imparo una nuova scala, mi premio con un buon caffè. Il premio è fondamentale. Io dopo una corsa lunga mi concedo sempre una bella pizza. È la mia ricompensa. Ma torniamo ai tuoi obiettivi. Ne hai altri più pratici? Magari legati al lavoro o ai viaggi? Oh sì, spero di poter fare un viaggio in Giappone l'anno prossimo. Sto mettendo da parte dei soldi ogni mese. È un altro dei miei grandi sogni nel cassetto. Vorrei vedere la fioritura dei ciliegi. Il Giappone è stupendo. Anche io vorrei andarci un giorno. Vedi, parlare dei propri desideri ci aiuta a renderli reali. È importante pensare in italiano a queste cose per allenare la mente. Sono d'accordo. Ora però, Luca, facciamo una piccola pausa per spiegare alcune parole che abbiamo usato. Che ne dici? Facciamo la nostra analisi del lessico per i nostri amici a casa. Ottima idea. Comincio io. Obiettivo. Questa parola indica un risultato che vogliamo raggiungere con impegno e fatica, come quando diciamo che il nostro obiettivo è parlare italiano correntemente. Traguardo. Si usa spesso nello sport, è la linea finale di una corsa, ma in senso generale indica un successo importante che abbiamo ottenuto dopo tanto lavoro. Speranza.
È un sentimento positivo, quando desideriamo che qualcosa di bello accada nel futuro, anche se non siamo sicuri al 100% che succederà. Costanza. Questa è una parola chiave per ogni studente. Significa continuare a fare qualcosa con regolarità, giorno dopo giorno, senza fermarsi mai. Sogno nel cassetto. Questa è un'espressione bellissima che usiamo per indicare un desiderio grande e segreto che conserviamo nel cuore da tanto tempo e che speriamo di realizzare. Bene, abbiamo visto queste parole fondamentali. Amici, scriveteci nei commenti qual è il vostro sogno nel cassetto legato all'italiano. Usate questa espressione per praticare. Siamo curiosi di leggervi. Marta, stavi dicendo che il Giappone è un obiettivo per l'anno prossimo, ma ci sono passi intermedi che devi fare? Certamente, Luca, per un viaggio così grande non si può improvvisare. Il primo passo intermedio è sicuramente quello economico. Sto cercando di mettere da parte una piccola somma ogni settimana. È come quando si studia. Non puoi imparare tutto in un giorno. Serve pazienza. Hai proprio ragione. È lo stesso consiglio che diamo a chi vuole imparare l'italiano qui su Italiano Vero. Molti studenti vogliono parlare perfettamente in una settimana, ma è impossibile. Bisogna procedere passo dopo passo. Marta, ma oltre ai soldi, ti stai preparando in altri modi? Sì, sto cercando di imparare qualche parola di base in giapponese, ma è difficilissimo. Mi fa capire quanto siano bravi i nostri amici che fanno questa Italian Listening Practice con noi. L'italiano in confronto sembra quasi facile. Non esageriamo. Anche l'italiano ha le sue sfide. Però è vero che avere un piano aiuta. Quando si ha un obiettivo, dividerlo in piccoli compiti lo rende meno spaventoso. Questo aiuta a non sentirsi sopraffatti. Esatto. E a proposito di obiettivi, volevo chiederti una cosa. Oltre allo sport, hai degli obiettivi professionali per quest'anno? Magari qualcosa legato al tuo lavoro o a un nuovo progetto? Sì. Mi piacerebbe molto iniziare a scrivere un blog. Vorrei raccontare le mie esperienze e dare consigli su come migliorare l'ascolto dell'italiano. Spero di pubblicare il mio primo articolo entro l'estate. È una sfida perché non sono un grande scrittore. Ma è un'idea fantastica. Scrivere aiuta tantissimo a organizzare i pensieri. E non preoccuparti se non sei un esperto, e l'importante è iniziare. Sai, anche per i nostri ascoltatori scrivere è fondamentale. Per questo diciamo sempre di scaricare il PDF che trovano nel link nei commenti. Lì possono vedere come sono scritte le parole che diciamo. Verissimo. Vedere le parole scritte mentre si ascolta è un trucco formidabile per chi è a un livello italiano B1 o anche per i principianti. Aiuta a fissare il vocabolario italiano nella mente. Ma dimmi, Marta, come ti senti quando pensi ai tuoi traguardi? Sei più eccitata o preoccupata? Un po' entrambe le cose, a dire il vero. Sono eccitata perché vedere i progressi mi dà gioia, però a volte ho paura di fallire. Ho paura di non avere abbastanza forza di volontà per continuare a studiare musica o per risparmiare. Oh, capisco bene. La paura di fallire è normale. Ma sai cosa penso? Anche se non raggiungiamo l'obiettivo al 100%, il percorso che facciamo ci insegna sempre qualcosa di nuovo. Se studi pianoforte e non diventi Mozart, avrai comunque imparato a leggere la musica. Che bella prospettiva, Luca. Mi sento già più sollevata. È proprio questo lo spirito di Italiano Vero, godersi il viaggio mentre si cerca di parlare italiano sempre meglio. A proposito, prima di continuare, facciamo un'altra piccola analisi del lessico. Ho usato delle espressioni interessanti. Sono prontissimo. Iniziamo subito così aiutiamo i nostri amici a pensare in italiano. Mettere da parte significa risparmiare, cioè non spendere tutti i soldi, ma conservarne un po' per un obiettivo speciale. Passo dopo passo è un modo di dire che significa fare le cose con calma, una alla volta, senza avere fretta di arrivare subito alla fine. Sperare è un verbo che usiamo tantissimo quando parliamo di desideri. Esprime il sentimento di chi aspetta qualcosa di positivo.
Raggiungere significa arrivare a una meta o ottenere un risultato che volevamo, come quando finalmente riuscite a comprendere un intero dialogo in italiano. Incoraggiare. Questa è un'azione bellissima. Significa dare forza e coraggio a qualcuno, proprio come facciamo noi con voi che volete imparare a parlare italiano. Grazie Marta, queste parole sono utilissime. Amici, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettere un like a questo video è un modo fantastico per incoraggiare il nostro lavoro. Marta, torniamo a noi. Cosa succede se un giorno ti svegli e non hai proprio voglia di suonare il piano? Come combatti la pigrizia? Ah, la pigrizia è una grande nemica, vero? Quando non ho voglia di suonare, uso un piccolo trucco. Mi dico, Marta, suona solo per 5 minuti, solo 5. Di solito dopo quei 5 minuti mi sento meglio e continuo per mezz'ora. Questo è un consiglio d'oro. Vale anche per chi vuole imparare l'italiano. A volte sembra difficile iniziare a studiare, ma basta aprire un libro o ascoltare un dialogo in italiano per pochi minuti e poi tutto diventa più semplice. La parte più dura è sempre iniziare. Proprio così. Bisogna imparare a gestire la propria mente. E tu, Luca, cosa fai quando piove e dovresti andare a correre? Spero che tu non decida di restare sul divano a guardare la TV tutto il giorno. Oh, ammetto che a volte la tentazione è fortissima, però ho un segreto. Preparo i vestiti per correre la sera prima, così quando mi sveglio sono già lì che mi guardano. Mi sento quasi in colpa se non li indosso. È un modo per obbligarmi a rispettare il mio obiettivo. Mi piace molto questa strategia. È importante creare un ambiente che ci aiuti. Per esempio, per i nostri amici che fanno questa Italian Conversation con noi, un buon consiglio è tenere sempre il telefono impostato in lingua italiana. È un piccolo passo, ma aiuta a pensare in italiano ogni giorno. Vero. E a proposito di aiuti, ragazzi, ricordate che iscriversi al canale è il modo migliore per non perdere le prossime lezioni. È un piccolo gesto per voi, ma per noi di Italiano Vero è un segnale fondamentale per capire che il nostro lavoro vi piace. Quindi cliccate sulla campanella. Esatto. La vostra iscrizione ci permette di creare sempre nuovi contenuti gratuiti per aiutarvi a imparare italiano in modo semplice e divertente. E non dimenticate il PDF. Nel link nei commenti trovate tutto il materiale per studiare questa lezione con calma, con molti esempi pratici. Tornando ai nostri obiettivi, Marta, pensi che sia importante condividere i propri sogni con gli altri o è meglio tenerli per sé? Alcuni dicono che se ne parli troppo, poi non li realizzi. È una domanda difficile. Secondo me, parlarne con gli amici giusti aiuta. Ti dà un senso di responsabilità. Se dico a te che voglio imparare il piano, so che la prossima volta mi chiederai «E allora Marta, come va con la musica?» E io non voglio fare brutta figura. Ah, allora ti terrò d'occhio. Ti chiederò aggiornamenti ogni settimana. La pressione sociale a volte funziona bene come motivazione. È un po' come avere un insegnante in questa Italian Lesson che ti sprona a fare meglio. Va bene, accetto la sfida. Ma ora, prima che io inizi a scappare dalle tue domande, facciamo la nostra analisi del lessico. Ho usato alcune parole molto comuni che sono utili per parlare delle proprie abitudini. Ottimo, iniziamo subito. Pigrizia. È quel sentimento che proviamo quando non abbiamo voglia di fare nulla e vorremmo solo stare sul divano. È l'opposto della voglia di fare. Mollare. È un verbo colloquiale molto usato che significa arrendersi o smettere di fare qualcosa, perché è troppo difficile. Noi però non vogliamo mai mollare l'italiano. Impegnarsi. Significa mettere tutte le proprie energie e la propria attenzione in un'attività per farla bene. Richiede sforzo e concentrazione. Soddisfazione. È quel sentimento bellissimo di gioia che proviamo quando raggiungiamo un traguardo o completiamo un tempico difficile. Prendere una decisione. Significa scegliere di fare qualcosa in modo definitivo, come quando decidete finalmente di iniziare a imparare a parlare italiano seriamente.
Parole davvero utili per descrivere come ci sentiamo ogni giorno. Spero che i nostri ascoltatori le usino nei loro commenti. Marta, parlando di decisioni, hai mai dovuto rinunciare a un obiettivo perché hai capito che non era la strada giusta per te? Capita, no? Sai Luca, mi è successo proprio l'anno scorso. Avevo deciso di imparare a cucinare piatti gourmet complicatissimi. Ho comprato libri, attrezzi costosi e ingredienti rari, ma dopo un mese ho capito che non mi divertivo. Mi sentivo stressata invece di rilassarmi. Oh, capisco perfettamente. A volte carichiamo i nostri obiettivi di troppe aspettative e finiamo per trasformare un piacere in un dovere. E quindi cosa hai fatto? Hai abbandonato tutto? In un certo senso sì. Ho deciso di rinunciare all'idea dell'alta cucina, ma non alla cucina in generale. Ora cucino cose semplici, piatti della tradizione italiana, e mi diverto molto di più. Ho capito che era importante cambiare rotta per ritrovare la gioia. Questo è un insegnamento prezioso anche per chi studia con noi. Magari qualcuno si era posto l'obiettivo di studiare 3 ore al giorno e ora si sente in colpa perché non ci riesce. Non è un fallimento, è solo il momento di aggiustare il tiro e magari studiare solo 15 minuti, ma con il sorriso. Esatto. L'importante è che il percorso per imparare l'italiano rimanga piacevole. Se diventa un peso, è più facile mollare. Bisogna essere gentili con se stessi. Luca, quali sono i tuoi consigli finali per chi vuole raggiungere i propri traguardi quest'anno? Direi 3 cose. Primo, scrivete i vostri obiettivi su un foglio. Vedere le parole scritte le rende più reali. Secondo, non cercate la perfezione. La perfezione non esiste, esiste solo il progresso. E terzo, circondatevi di persone che vi incoraggiano, come facciamo noi qui a Italiano Vero. Sono ottimi consigli e per aiutarvi a mettere in pratica il primo punto, vi ricordo di scaricare il PDF che abbiamo preparato per voi. Lo trovate nel link nei commenti. Contiene lo schema di questa lezione e uno spazio per scrivere i vostri obiettivi in italiano. È uno strumento fantastico per chi vuole imparare a parlare italiano seriamente. E non dimenticate di lasciarci un commento. Diteci se questo tipo di conversazione italiana vi aiuta e quali altri argomenti vorreste sentire. La vostra opinione è la nostra bussola. E se volete far parte della nostra famiglia, iscrivetevi e mettete un bel like. Oh sì, vedere crescere la nostra comunità ci dà una carica incredibile per continuare a creare questi contenuti. Ora però, prima di salutarci, facciamo l'ultima analisi del lessico di questo episodio. Prontissimo! Queste sono le ultime 5 perle di oggi. Rinunciare significa decidere di non fare più qualcosa o di lasciare andare un desiderio perché non è più adatto a noi o è troppo difficile. Cambiare rotta. È una metafora che viene dal mondo del mare. Significa cambiare direzione o cambiare i propri piani quando si accorge che la strada scelta non è quella giusta. Fallimento è quando una cosa non va come speravamo. Ma ricordate, in italiano diciamo spesso che dagli errori si impara sempre. Aggiustare il tiro. Un'altra espressione bellissima. Significa correggere un po' il proprio modo di fare per raggiungere meglio un obiettivo. Consiglio è un suggerimento che diamo a qualcuno per aiutarlo a fare la scelta migliore, come i consigli che ci scambiamo io e Luca. Grazie Marta, è stata una chiacchierata davvero stimolante. Spero che i nostri amici si sentano motivati a inseguire i loro sogni, piccoli o grandi che siano. Ricordate, ogni parola imparata è un passo verso il vostro successo nell'italiano basico e oltre. Assolutamente. È stato un piacere condividere questo tempo con voi. Continuate a praticare, a fare ascolta italiano ogni giorno e vedrete che i risultati arriveranno. Non abbiate fretta, godetevi ogni piccola scoperta linguistica. Proprio così. Grazie a tutti per averci seguito in questa Italian Conversation. Noi ci vediamo presto con un nuovo episodio di Italiano Vero. Buono studio e soprattutto buona vita a tutti. Un abbraccio e alla prossima!